tutti o bentornati sul canale, io sono Michael e oggi finalmente dopo alcuni mesi si ritorna in Salento, anche perché uno degli obiettivi che mi sono posto quando ho aperto questo canale alcuni mesi fa è far riscoprire le bellezze della mia terra. Non è ancora primavera, ma oggi comunque è una bellissima giornata primaverile. Quindi vi porto con me in uno dei posti che preferisco sulla costa adriatica salentina. Andiamo! Devo ammettere che ho qualche anno che non vado in questo posto, perché dista un'oretta da casa mia, quindi abbastanza distante. Però quando ero ragazzino ci passavo spesso le mie estati lì, perché i miei zii avevano una casa in quella zona, quindi mi fa sempre piacere ritornare. Dopo circa un'ora di strada eccoci arrivati finalmente a Roca. Adesso percorreremo tutto questo sentiero qui, cercheremo di arrivare a quella punta lì. Questa località, Roca e Rocavecchia, fanno parte della Marina di Melendugno e distano circa 25 km da Lecce e 70 km dal punto più sud, ovvero Santa Maria di Leuca. Vorrei provare a proseguire da questa parte sperando che ci sia un'uscita. Come vedete qui è tutta roccia praticamente, però una delle caratteristiche di Roca che la rendono una zona balneare stupenda è il mix tra roccia e sabbia. Però adesso che andremo più avanti vi farò vedere i punti più belli. Come vedete ancora tutto chiuso, tutte le case sono abbandonate, tra virgolette. Guardate che meraviglia! Qui sulla destra si intravedono i resti dell'antico castello di Roca. E guardate che acqua! Roca inoltre ha una storia millenaria perché è stata da sempre una zona importantissima di collegamento tra l'est e l'Italia, la Puglia. Possiede anche un'importantissima area archeologica, all'interno della quale è presente uno dei luoghi più famosi, se vogliamo, del Salento, dove vi porterò tra poco. E in questo posto negli ultimi anni l'accesso è diventato limitato, infatti per entrare bisogna pagare un biglietto. In questo modo stanno cercando di preservare la fragile bellezza di questo posto. Quindi adesso ripartiamo e dirigiamoci verso la Grotta della Poesia. Stiamo salendo praticamente su ciò che resta della fortezza di Rocavecchia. Come si vedono qui ci sono delle mura. Si vedono molto bene tutte le mura, questa qui, quell'altro orizzontale. Esattamente in questo punto qui non c'ero mai venuto. Spettacolare. Comunque sapete perché si chiama Grotta della Poesia? Anche in questo luogo è legata a una storia, ovvero la storia di una principessa, a quanto pare bellissima, che veniva a fare il bagno in queste acque. Col tempo iniziò ad attirare l'attenzione di numerosi poeti, scrittori che iniziarono a venire in questo posto per dedicarle dei versi e da allora questo luogo prende il nome di Grotta della Poesia. Bene ragazzi, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se è così vi chiedo di lasciare un like. Io adesso continuerò il mio cammino verso un'altra località del Salento che però scoprirete nel video di settimana prossima. Dunque iscrivetevi al canale e ci vediamo domenica prossima. Ciao!